In questo video ti farò vedere come fare gli Elisenlebkuchen, dei tipici dolci di Natale tedeschi. Oltre a scoprire i trucchi per fare la ricetta originale e conservare al meglio i Lebkuchen, la mia amica Kerstin ci racconterà tante curiosità sulla storia di questi dolci buonissimi e potrai scoprire le spezie giuste da usare, ma anche come fare la glassa al cioccolato e la ghiaccia reale. Ricordati di mettermi un like se ti è piaciuto il video e di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Oggi siamo insieme alla mia amica Kerstin per preparare una ricetta davvero speciale. È una ricetta amatissima dalla mia famiglia che i miei figli vorrebbero mangiare tutto l'anno, ma si prepara solo a Natale. Esatto. È una ricetta di Norimberga e Kerstin è di Norimberga, ma da tanti anni vive a Roma. Stiamo parlando degli Elisenlebkuchen, ovvero il pan pepato di Elisabetta. Ma chi era questa Elisabetta? Allora, stiamo parlando della Norimberga del Settecento, in cui abbiamo queste corporazioni di pasticceri che producono appunto solo questo dolce, il Lebkuchen con le ostie. E lei fu una figlia di uno di questi Lebkuchen di Norimberga, che si ammalò gravemente e questo padre cercò insomma di salvarla in qualche modo e si inventò questa ricetta piena di spezie. Quindi i Lebkuchen erano comunque una ricetta già antica della tradizione culinaria tedesca. Sì, si tratta di un'antica tradizione che ha origini addirittura nel XII secolo, dove fu preparato questo panis piperatus, quindi che viene dal pepe, una spezia molto pregiata. Se ne occuparono i monaci, appunto, quindi è una tradizione nella Chiesa cattolica. Poi nel 600 si aggiungono le ostie come base per sostenere questo dolce. Sono quelle più pregiate e anche quelle più costose. Perché hanno dentro tantissime spezie, frutta secca che ovviamente Esatto. hanno un costo più Esatto. elevato. Ma com'è questa connessione di Norimberga con le spezie? Le spezie giungono a Norimberga attraverso la rotta delle spezie. Tanto è vero che Venezia ancora oggi è gemellata con la città di Norimberga, quindi c'è questo rapporto che dura nei secoli. In più a Norimberga si trova la foresta reale, che una volta veniva chiamata la foresta del regno delle api del Sacro Impero Romano, dove si produceva una grande quantità di miele. Per questo spezie e miele. Spezie, miele e frutta secca. E frutta secca. Fin dalla loro creazione sono diventati così famosi? Sì, erano molto famosi a tal punto che questa corporazione di questi Lebkuchen addirittura non poteva lasciare la città con la pena di morte, quindi era una ricetta assolutamente segreta. Però noi l'abbiamo fatta. Noi l'abbiamo fatta, sì. Con la ricetta della tua famiglia? Esatto, con la ricetta tradizionale della mia famiglia. Bene, perché a noi comunque piace sempre un po' anche fare le ricette tradizionali, però un po' rivisitate, anche un po' in base ai nostri ingredienti, ai nostri gusti. Mi hai portato questo misto di spezie che è il Lebkuchengewürz, che hai portato proprio da Norimberga, quindi abbiamo usato il misto di spezie originale. Della fiera di Natale di Norimberga. E qua abbiamo cannella, coriandolo, anice, zenzero, chiodi di garofano, cardamomo. Insomma, poi ci sono anche altre spezie. Dominante sicuramente l'aroma della cannella. Della cannella. E poi Diciamo- nella ricetta ne abbiamo anche aggiunta un pochino. Sì, diciamo, cioè questo odore qui è un riferimento a Natale. Cioè, Natale, senti è vero? questo e si pensa a Natale. Solitamente viene accompagnato a una tazza di vin brûlé quando fa molto freddo, mentre si passeggia per le bancarelle della fiera di Natale. Però si può anche abbinare a una tazza di caffè o il tè, come facciamo noi. Come abbiamo fatto oggi. Ecco, io ho trovato anche delle tisane dell'Avvento tedesche e in questa del numero 8, cioè del giorno dell'Immacolata, c'è scritto:
Tempo di Lebkuchen. Che Natale sarebbe senza Lebkuchen? No, assolutamente ne fa parte, come il tè, le casette o i biscotti. A proposito di Lebkuchen, possiamo confidarti un segreto? Con una fetta di mela nella scatola di biscotti, il tuo dolce rimarrà bello morbido. Il pezzo di frutta va sostituito regolarmente. Psst. Allora, io sono andata al mio banco delle spezie preferito e ho cercato questo misto di spezie per le Kuchen. Ovviamente, insomma, a Roma è un po' difficile da trovare e mi hanno proposto questo pisto, il famoso pisto che usiamo per tantissimi dolci, soprattutto i dolci napoletani. Ecco, mi devi dire se può andar bene. Sì, assolutamente sì, sono le stesse spezie, va benissimo. Quindi perfetto, si può sostituire, non c'è bisogno di andare fino a Norimberga per comprare il misto di spezie, Sì. possiamo comprare tranquillamente il pisto in Italia. Ora prepariamo insieme i Lebkuchen. Ti servono la scorza di un'arancia, la scorza di un limone, 100 g di zucchero di canna, 125 g di mandorle sgusciate, 125 g di nocciole, 25 g di noci, 50 g di arancia candita, 50 g di cedro candito, un cucchiaio di miele, 3 uova, mezzo baccello di vaniglia, un cucchiaino di cannella, un cucchiaio di miscela di spezie per Lebkuchen. Metti nel boccale la scorza di un'arancia e la scorza di un limone. Io le ho prelevate con un pelapatate. Ovviamente devono essere agrumi non trattati. Aggiungi 100 g di zucchero di canna, chiudi con il coperchio e il misurino inserito e trita 10 secondi, velocità 10. In questo modo hai aromatizzato con gli agrumi lo zucchero. Con la spatola raccogli verso il centro quello che è finito sui bordi del boccale. Mi raccomando, non sbattere la spatola sui bordi del boccale, ma scuotila in aria per far cadere lo zucchero che è rimasto attaccato. Metti da parte lo zucchero aromatizzato in una ciotola capiente. Metti nel boccale 125 g di mandorle sgusciate. A piacere puoi utilizzare anche le mandorle pelate, cioè senza la pellicina. Scrivimi nei commenti per avere il link su come pelare le mandorle con il bimbi. Riuscirai a pelare le mandorle con zero fatica. Aggiungi anche 125 g di nocciole. Chiudi con il coperchio e il misurino inserito e trita 4-6 secondi, velocità 6. La frutta secca deve essere tritata in modo grossolano. Metti da parte nella ciotola capiente con lo zucchero aromatizzato. Ora è il momento di tritare le noci. Io le ho tritate a parte rispetto alle mandorle e alle nocciole perché hanno una consistenza differente e quindi anche i tempi e le velocità sono differenti. Metti nel boccale 50 g di noci, chiudi con il coperchio e il misurino inserito e trita 2 secondi, velocità 5. Anche le noci devono essere tritate in modo grossolano. Metti da parte sempre nella ciotola capiente. Ora è il momento della frutta candita. Metti nel boccale 50 g di cedro candito e 50 g di arancia candita. Ecco, io l'ho tagliati a pezzi non troppo grandi prima di inserirli nel boccale. A piacere puoi candire arance e cedri, ma anche limoni con il bimbi. Scrivimi nei commenti per sapere come. Chiudi con il coperchio e il misurino inserito e trita 6 secondi, velocità 6. Metti sempre da parte nella ciotola capiente. Metti nel boccale 35 g di miele, puoi scegliere quello che preferisci. Io ho utilizzato il miele millefiori. Aggiungi 3 uova medie. Ora vanno aggiunte le spezie. La prima spezia che metto è la vaniglia.
Taglia a metà un baccello di vaniglia e preleva i semi. Per questa ricetta servono solamente metà dei semi del baccello di vaniglia. Poi aggiungi mezzo cucchiaino di cannella e un cucchiaino e mezzo di miscela di spezie per Lebkuchen, che si chiama Lebkuchengewürz. Questa me l'ha portata la mia amica Kerstin direttamente da Norimberga. In alternativa, come ci ha spiegato nell'intervista, si può usare anche il pisto. Chiudi con il coperchio e il misurino inserito e mescola 10 secondi velocità 4. Aggiungi nel boccale il trito messo da parte, chiudi con il coperchio e il misurino inserito e mescola 10 secondi velocità 2. Di nuovo nella ciotola, copri con una cuffia da bagno e lascia riposare in frigorifero per almeno un'ora. L'ideale sarebbe se tu lo potessi lasciare in frigorifero per tutta la notte. Trascorso questo tempo, tira fuori dal frigorifero il composto. Ecco, deve avere questa consistenza che vedi nel video. Deve essere ben compatto e non liquidino. Distribuisci le ostie su una placca da forno rivestita con un tappetino di silicone oppure con carta forno. Ecco, io ho utilizzato queste ostie da 74 mm, cioè 7,4 cm. In realtà la grandezza giusta da utilizzare sarebbe 9 cm, però dipende da quello che trovi. Con questa misura noi abbiamo ottenuto 18 Lebkuchen. A questo punto metti su ciascun disco di ostia un po' dell'impasto. Devi formare una palla e poi posizionarla al centro del disco, in modo da lasciare un po' liberi i bordi. Per una versione gluten free degli Elisen Lebkuchen, visto che l'impasto comunque non contiene farina, devi utilizzare delle ostie che siano senza glutine. Cuoci in forno statico preriscaldato a 160 gradi per circa 15-20 minuti, fino a quando i bordi saranno dorati. Puoi decorare gli Elisen Lebkuchen prima della cottura con 3 mandorle pelate oppure con altra frutta secca o anche con delle ciliegie candite. E mentre gli Elisen Lebkuchen sono in forno a cuocere, fai una pulizia breve del boccale con acqua e aceto. Devi impostare il programma pulizia breve. In questo modo dovrai solo dare una sciacquata veloce al boccale con un pochino di acqua. Il boccale è ora pulito senza troppa fatica e puoi preparare la glassa al cioccolato da mettere sopra ad alcuni Elisen Lebkuchen. Io ho utilizzato 70 g di cioccolato e 70 g di burro, tu però puoi utilizzare una quantità maggiore se vuoi farli ad esempio tutti quanti al cioccolato. Metti nel boccale a questo punto pulito e asciutto 70 g di cioccolato fondente tagliato a pezzi e trita 10 secondi velocità 7, mi raccomando con il misurino anche inserito. Se il tuo cioccolato non è ben ridotto in polvere puoi anche ripetere l'operazione. Dipende sempre da quanto grossi sono i tuoi pezzi di cioccolato. Metti nel boccale 70 g di burro a pezzi e fai fondere burro e cioccolato 3-4 minuti 50 gradi velocità 1. Distribuisci questa glassa al cioccolato ancora calda sopra ad alcuni Elisen Lebkuchen. Puoi distribuire la cioccolata o con un pennello oppure direttamente dal boccale del bimbi versando la cioccolata sul Lebkuchen. Ora devi preparare la ghiaccia reale, sempre da mettere sopra agli Elisen Lebkuchen. Lo zucchero a velo puoi prepararlo tranquillamente con il tuo bimbi, mettendo lo zucchero nel boccale, chiudendo con il misurino e poi tritando a velo 10 secondi, velocità 10. Mi raccomando, non ti scordare di mettere il misurino, altrimenti fuoriesce una nuvola di zucchero a velo dal boccale. Io in genere ho sempre lo zucchero a velo a portata di mano nella mia dispensa e se tu lo vuoi preparare proprio per i Lebkuchen devi pulire ovviamente prima il boccale. Guarda che consistenza perfetta ha questo zucchero a velo. A questo punto prepara la ghiaccia reale. Metti un po' di zucchero a velo in una ciotolina e poi aggiungi del succo di limone. Lo aggiungi con dei cucchiaini in modo tale che puoi dosare esattamente la quantità. Devi mano a mano girare e aggiungere succo di limone, così che capisci qual è la esatta consistenza della tua ghiaccia reale.
Ecco, vedi, questa è la consistenza che deve assumere la ghiaccia reale, non troppo liquida né troppo densa. Versa questa ghiaccia reale sopra gli Elisenlebkuchen che ti sono rimasti senza decorazione. Ecco, devo dire che i miei Elisenlebkuchen preferiti sono proprio questi, con sopra la ghiaccia reale, che a mio parere ne esalta particolarmente il sapore. Invece i miei bambini ovviamente preferiscono quelli al cioccolato. Conserva i tuoi Elisenlebkuchen in una scatola di metallo. Allora, in generale andrebbe messa all'interno della scatola di metallo anche una scorza d'arancio, in modo tale da conservare l'umidità degli Elisenlebkuchen. Oppure, come dicevamo prima, va bene anche un pezzetto di mela o di un altro frutto. Però questo è un consiglio che va bene in alcuni paesi e in altri no. Ad esempio a Roma, dove abito io, non c'è bisogno di mettere una scorza d'arancio perché è già una città umida e questo è il consiglio che mi ha dato Kerstin in base alla sua esperienza. Se siete curiosi di vedere le creazioni di Kerstin, andate sulla sua pagina Instagram, Foto Pasticcio, foto col PH all'inizio. Buon divertimento e buona cucina con Flavia.